il tutorial di oggi io vado ad usare il cordino soft. Ovviamente voi potete realizzare questa borsa con qualsiasi cordino abbiate in casa. Il cordino soft è un 100% polipropilene. C'è, vedete, il mio codice QR del canale YouTube sull'etichetta e qui c'è il mio logo. Quindi questo è un prodotto che voi trovate sul mio shop www.rosaparlatoshop.com. il colore è il numero 8, quindi è un bel rosso. Si può lavare ad un massimo di 60 gradi, ma io vi consiglio sempre di lavare d'acqua fredda. Uncinetto consigliato 3/4, 250 grammi per 285 metri, quindi avete una bella resa. Di questo cordino voi trovate sul mio shop tanti colori, ci sono circa 15 colori disponibili, tra cui anche colori molto estivi. Quelli ovviamente più scuri verranno aggiunti prossimamente, insomma nel prossimo autunno. Detto questo, adesso passiamo al tutorial. Per il tutorial di oggi andiamo a mettere su 58 centimetri di catenella, che nel mio caso sono 93 catenelle. Allora, come dovete calcolare questa lavorazione, quindi questo punto? La prima cosa da sapere è che questa lavorazione è un multiplo di 4 più 2, quindi io quando ho messo sulle catenelle facevo 4 più 4 più 4 più 4 più 4 fino ad arrivare ovviamente a 80 catenelle nel mio caso, ovviamente, ma voi potete farla anche più grande. Messe su il multiplo di 4, che nel mio caso è 80 catenelle, dobbiamo aggiungere 2 catenelle, quindi un multiplo di 4 più 2. A queste catenelle io ho aggiunto anche altre 10 catenelle perché le prime 5 da un lato e dall'altro saranno il bordo della borsa. Quindi a questo punto ho un totale di 92 catenelle più una catenella per girare. Ecco perché 93 catenelle. Io in descrizione comunque vi scrivo il multiplo come vi ho spiegato adesso, così insomma se lo dimenticate andate a mettere su il multiplo, altrimenti poi non vi trovate con la lavorazione. Adesso, messe sulle nostre 93 catenelle con uncinetto numero 4, io inizio la prima riga a lavorare la maglia bassa. Quindi lavoro una maglia bassa, vedete, in ogni punto. Lavoro però prendendo, invece di entrare nella catenella in questo modo, io entro nell'anellino retro, perché quando lavoriamo in questa maniera qui, vedete, la maglia bassa è ben definita su questo lato, quindi siamo più facilitati ovviamente poi dopo quando dobbiamo andare a lavorare i nostri punti. Quindi lavoriamo una riga di maglia bassa semplice in ogni punto e alla fine della nostra lavorazione avremo un totale di 92 maglie basse. Una volta vedete che abbiamo terminato la riga di maglie basse, da questa parte contiamo 1, 2, 3, 4 e 5 e mettete un marcapunti e da qui ovviamente poi iniziamo la lavorazione. Io una catenella, giro il mio lavoro e nelle prime 5 lavoriamo 5 maglie basse, quindi io entro, vedete, nella prima maglia bassa, lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Adesso filo sull'uncinetto, lavoriamo le prime 2 maglie, quindi la prima una maglia alta, nella seconda una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie e nella terza lavoriamo una maglia alta e una maglia alta nella seconda e di nuovo 2 catenelle, saltiamo 2 maglie basse e nella terza di nuovo una maglia alta e un'altra maglia alta in quello dopo. Quindi dobbiamo andare a proseguire tutta la riga, 2 maglie alte, 2 catenelle, saltiamo 2 punti, 2 maglie alte e così fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine noi dobbiamo avere 5 maglie basse finali, quindi finiamo, vedete, terminiamo con le 2 maglie alte, entriamo subito nelle maglie e lavoriamo le nostre 5 maglie basse.
fino ovviamente ad arrivare a finire. Adesso le 5 righe, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo sempre 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Adesso tutta la riga sarà comunque di maglie basse, però vedete è importante avere sempre, tenere sempre in mente che le 5 saranno di maglie basse iniziali, quindi per non confondervi potete mettere magari un marcapunti, così sarà più semplice poi quando dovete lavorare la maglia alta. Adesso a questo punto sulla maglia alta, vedete, entriamo e lavoriamo le maglie basse. Dove abbiamo le 2 catenelle attraversiamo in questa maniera e lavoriamo 2 maglie basse all'interno delle 2 catenelle e di nuovo su ogni maglia alta una maglia bassa e di nuovo dove abbiamo le catenelle 2 maglie basse e così fino a fine riga. Completata la riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo sempre iniziare con le 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. E adesso, dopo aver lavorato la riga di maglie basse, iniziamo con la riga di maglie alte. Filo sull'uncinetto, nel primo punto basso lavoriamo la prima maglia alta, un'altra maglia alta nella seconda maglia bassa e iniziamo con le 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e lavoriamo 2 maglie alte consecutive che combaceranno, guardate, con quelle inferiori, vi raccomando, quindi per vedere se state lavorando bene guardate se combaciano. Ora 1 e 2, quindi saltate, vedete, 2 maglie di base e nella terza lavorate la prima maglia alta e poi la seconda e di nuovo vedete che le 2 maglie alte combaciano l'una sull'altra, quindi dovete sempre controllare e ripetiamo 1 e 2, saltiamo 2 maglie di base e poi lavoriamo le 2 consecutive. E proseguiamo in questa maniera fino a fine riga. Quando arriviamo dove abbiamo, vedete, il marcapunti, lo togliamo e abbiamo le 5 maglie basse da lavorare, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e ora dobbiamo iniziare la riga di maglie basse, quindi la prima maglia bassa, sulla prima maglia bassa lavoreremo le prime 5 qui metteremo sempre il marcapunti per aiutarci nella riga di maglie alte e a questo punto dove abbiamo, vedete, le maglie alte lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia alta e attraverso le 2 catenelle 2 maglie basse, 1 e 2 e di nuovo sulle maglie alte una maglia bassa e attraverso, guardate, le catenelle 2 maglie basse all'interno. Quindi adesso praticamente noi non facciamo altro che andare a proseguire sempre alla stessa maniera, una riga di maglie alte, una riga di maglie basse, una riga di maglie alte, una riga di maglie basse. Le maglie alte saranno sempre alternate, 2 maglie alte, 2 catenelle, saltiamo 2 punti di base e da capo e vado a proseguire così per un tot di righe. Ho proseguito per un totale di 33 righe, come potete vedere gli spazi sono 16, quindi gli spazi da 2 catenelle che noi avremo sono 16, ovviamente in verticale. La lavorazione, vedete, è in orizzontale ma verrà poi girata in questa maniera qui e avremo la lavorazione ovviamente poi in verticale in questo verso. Terminiamo l'ultima riga con le maglie basse perché abbiamo iniziato con la maglia bassa e terminiamo con il giro di maglie basse. Prima di proseguire, vedete, noi dobbiamo centrare questa parte che
che sarà praticamente il laterale, quindi lo spazio del fondo dove poi andremo anche a cucire il laterale. Allora io ho 20 spazi, al centro lascio 1 2 3 4 e 5 spazi, cioè scusate 1 2 3 e 4 spazi, vedete ho messo il marcapunti. Che cosa facciamo? Contiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 spazi da un lato e 1 2 3 4 5 6 7 e 8 spazi da quest'altro lato. Nel mio caso saranno, comprese le 5 iniziali, saranno 39 maglie basse e sulla 39esima vedete mettiamo il marcapunti e 39 maglie basse da quest'altro lato. Al centro avremo 2 4 6 8 10 12 e 14 maglie basse centrali. Ora, se state lavorando con un numero di catenelle diverse, dovete calcolare che dopo l'8º spazio noi metteremo il marcapunti, vedete, sulla l'ultima maglia alta, ovviamente contando da sinistra, e da questa parte metteremo il marcapunti sulla 39esima, che sarà l'ultima, vedete, maglia alta da questa parte. Ovviamente poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. A questo punto noi adesso non facciamo altro, vedete, noi ci troviamo già nei lati e qui abbiamo i 2 marcapunti. Adesso lavoreremo girando il lavoro fino ad arrivare al primo marcapunti, quindi una catenella, giro il mio lavoro e lavoro prima le 5 maglie basse, quindi 1 2 3 4 e 5. Poiché ovviamente qui abbiamo lavorato la riga di maglie basse, adesso iniziamo con la riga di maglie alte alternate di catenelle, quindi lavoriamo le 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, salto 2 maglie e lavoro di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo salto 2 maglie e lavoro 2 maglie alte nelle prossime 2 e lavoriamo in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, guardate, dove ho le 2 maglie da saltare, quindi ho lavorato, vedete, le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie da saltare e qui lavoro le mie 2 maglie alte, quindi terminiamo con 2 maglie alte dove abbiamo il marcapunti, 1 e 2, in questa maniera qui. Ora questo spazio sarà lo spazio del nostro laterale, quindi della base del fondo che poi andiamo praticamente a cucire il laterale. Quindi adesso una catenella, giriamo il lavoro e qui iniziamo la riga di maglie basse, quindi entro nella prima maglia alta, lavoro una maglia bassa, entro nella seconda maglia bassa attraverso le 2 catenelle e 2 maglie basse. In questa maniera, vedete, noi andiamo a realizzare praticamente quello che è il laterale della borsa direttamente alla borsa, quindi non lo lavoriamo separatamente e proseguiamo con le nostre maglie basse fino ad arrivare ovviamente a fine riga. Adesso arrivati a fine riga, una catenella, giro il mio lavoro e lavoro le prime 5 maglie basse, 2 3 4 e 5 maglie basse e qui vedete dopo le 5 maglie basse inizio la lavorazione delle maglie alte alternate con le catenelle, quindi prima una maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, salto 2 maglie e di nuovo 2 maglie alte che corrisponderanno sempre, vedete, alle lavorazioni sottostanti. Di nuovo 2 catenelle, salto 2 punti e 2 maglie alte fino ad arrivare alla fine, vedete, di questa riga. Arrivati, vedete, alla fine della riga completeremo sempre con 2 maglie alte quando lavoreremo le maglie alte, 2 maglie basse quando lavoreremo la riga di maglie basse. Ora una catenella, giriamo il lavoro e chiaramente iniziamo da capo con la riga di maglie basse. Io adesso devo andare a proseguire fino ad arrivare, vedete, ad una larghezza che arrivi fino a dove ho il marcapunti, quindi vado a completare praticamente il laterale della borsa.
Lavoriamo un totale di 8 righe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ultima riga sarà di maglie basse, vi raccomando. E quindi vedete abbiamo completato le righe in modo che dove abbiamo il marcapunti, vedete, abbiamo la stessa larghezza della base della borsa. E poi andremo a cucire, vedete, nei lati e alla base, e quindi la borsa ovviamente sarà completata. Facciamo ovviamente la stessa cosa dall'altra parte. Vedete, guardate, ci agganciamo sulla prima maglia bassa da questo lato, carichiamo il filo e ricordate che dove ci sono, vedete, le maglie basse del bordo della borsa, inizieremo sempre con le 5 maglie basse e termineremo con le 5 maglie basse. Quindi lavoro una maglia bassa dopo essermi agganciata, lavoro la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ho portato, come vedete, anche la codina che dopo vado a nascondere. Adesso qui vedete, noi qui abbiamo la riga di maglie basse, quindi adesso iniziamo con quella di maglie alte come dall'altra parte. Filo sull'uncinetto, entro nel primo e lavoro la prima maglia alta, entro nel secondo e lavoro la seconda maglia alta, 2 catenelle, salto 2 punti e di nuovo 2 maglie alte. E ripetiamo sempre 2 catenelle, saltiamo 2 punti, 2 maglie alte fino ad arrivare, vedete, al primo marcapunti. Terminiamo, vedete, con le 2 maglie alte dove abbiamo il marcapunti. Adesso chiaramente una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo con la riga di maglie basse, quindi nella prima maglia alta una maglia bassa, nella seconda una maglia bassa e ovviamente intorno alle catenelle 2 maglie basse. Quindi dove abbiamo, vedete, alla fine della riga le 2 maglie alte, lavoreremo poi le maglie basse rispetto alle 5 che invece andiamo a lavorare da questa parte. Quindi non vi confondete che andate a lavorare le 5 sia da questa parte che da questa. La parte dove praticamente andrà poi cucita al fondo della borsa dovranno essere praticamente maglie alte e maglie basse per la prima e la seconda riga. Adesso ovviamente io vado a proseguire e lavorerò un totale di 7 righe come dall'altra parte. Completate, vedete, le righe anche da quest'altra parte, tagliamo un po' di codina, quindi lasciate un filo sia di qua che di là, in modo che voi poi ovviamente possiate andare a cucire. Accostate, guardate bene dove ho il marcapunti, vedete, con la prima maglia bassa da questo lato io faccio in questa maniera qui, e qui vedete dove ho la prima maglia bassa, la seconda, vedete, si vedono benissimo, andiamo a mettere dei marcapunti per avere ovviamente una linea guida e contiamo in questa maniera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 per esempio, e andate a mettere dei marcapunti, perché così, evidenziando i punti, gli stessi punti lungo le linee, non vi confondete, ok? È importante fare questa cosa qui, quindi fissate anche con delle pinze, potete fissare, vedete voi, ovviamente fate in modo che i punti combacino, perché se non combaciano, vedete, non combaceranno neanche fuori dall'altra parte, quindi devono combaciare. Facciamo questo sia di qua che dall'altra parte. Iniziamo, vedete, io ho lasciato la codina, qui c'è il primo punto, entro nel primo da quest'altra parte e inizio ovviamente a cucire. In questa maniera, e guardate bene, tolgo ovviamente il marcapunti da questa parte, entro nella sollina, vedete, esterna da questa parte e nella sollina esterna dalla parte opposta e vado a cucire così. Di nuovo, vedete, nel punto dopo la sollina esterna di qua e la sollina esterna di qua e vado a cucire così. E dobbiamo andare a cucire con aga e filo in questa maniera, o comunque con un sistema che voi preferite. Ovviamente potete anche cucire con uncinetto
Se preferite fare delle maglie basse, potete fare anche delle maglie basse e quindi fare la cucitura in questa maniera. Io adesso vado a proseguire, vedete, fino ad arrivare ovviamente qui. Andate a mettere anche qui dei punti, perché vedete qui abbiamo il punto della maglia alta, quindi attraversiamo la maglia alta e il punto di fronte, sempre alla stessa maniera. Una volta vedete che abbiamo completato tutta la cucitura, ovviamente saldate sempre le codine sul lato del rovescio, quindi dove abbiamo cucito è il lato del rovescio. Dopo ovviamente gireremo la nostra lavorazione. Una volta vedete che abbiamo capovolto la borsa, questo sarà il risultato. Adesso ovviamente andiamo a fissare i manici. Adesso per la borsa io vado a posizionare questi manici. I manici che ho realizzato sono di circa 50 centimetri, ovviamente li potete fare anche più lunghi, rimaniamo sempre una codina. Allora io per questi manici tubolari vi metto il link del tutorial. L'unica differenza tra questi e quelli nel tutorial è che qui ho lavorato con la maglia bassa in coste, vedete, quindi si forma questa treccina, mentre nel tutorial prendo entrambe le asole delle maglie basse, quindi senza treccina. Io qui ho voluto aggiungere insomma questa decorazione, però insomma è opzionale. Adesso per la misura, quindi dove andare a cucire i nostri manici, io faccio in questa maniera. Qui abbiamo, vedete, il laterale, subito dopo il laterale conto 1 2 3 e nel quarto vado a cucire, tenendo presente che ho girato la borsa e quindi questo è il dritto. Faccio in questa maniera qui, vedete, ho lasciato ovviamente un po' di codina per cucire, attraverso il foro in questa maniera e poi vado a cucire. Quindi siamo agevolati dal fatto che, vedete, abbiamo il foro. Adesso io attraverso semplicemente la parte, vedete, lavorata e vado a cucire. Allora, cucite in maniera che ovviamente si mantenga bene stretto. Poi guardate, vedete, io attraverso prima una maglia e poi prendo la lavorazione del tubolare. Questa, vedete, è la lavorazione della borsa e questo è del tubolare. Faccio così, uguale anche qui, quindi entriamo anche più volte, non vi preoccupate. Qua è la lavorazione della borsa, questo invece è il tubolare, e man mano giriamo e andiamo a cucire sempre in tutti i fori, cioè in tutte le maglie praticamente. Controlliamo man mano che abbiamo cucito, se ci soddisfa ovviamente andiamo a nascondere, se invece lo vogliamo rinforzare un altro pochino andiamo ancora, vedete, a prendere un altro po' di e rinforziamo ancora meglio, perché ovviamente tenete presente che poi la borsa ovviamente con le cose dentro peserà, quindi per non rischiare che si slabri più che altro, questo potrebbe essere il rischio. Ecco qui, e io poi entro attraverso le lavorazioni ovviamente e saldo sempre con accendino. Saldate sempre, vi raccomando, sulla parte interna del rovescio. Ed ecco qui, vedete, sembra quasi un solo corpo con la borsa. Ora stessa cosa anche di qua, facciamo così, qui c'è la cucitura, quindi 1 2 3 e 4 attraverso questa maniera qui e chiaramente con quest'altra codina vado a cucire. Stessa cosa anche da quest'altra parte. Una volta vedete che abbiamo aggiunto i manici, questo sarà il risultato. Ovviamente questa è una borsa che richiede la fodera, perché altrimenti fuoriescono le cose, o comunque se fatta con la rafia o con dei cordini molto più duri, ovviamente la potete usare anche per il mare e quindi lasciarla traforata. Come fodera io vi consiglio o un rasatello, quindi insomma una fodera leggera, oppure anche una fodera fatta con la plastica, quella che generalmente si usa anche per ricoprire le tavole da cucina, perché in questa maniera qui la borsa non solo rimane rigida ma rimane anche quell'effetto trasparente. Io ho già fatto una fodera del genere, non come tutorial ovviamente, perché richiede ovviamente un po' più di praticità e di competenza, quindi potete farla fare a
qualcuno, o se siete bravi la fate voi seguendo il tutorial di quello di stoffa. Chiaramente deve essere cucita a macchina. Io come sempre vi ringrazio di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio al prossimo tutorial.